Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotel Cord ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, poi i segni zodiacali e l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con il diario o il libro che spesso fa riferimento a una fase di studio, di valutazione, forse anche di osservazione. Forse abbiamo bisogno di risolvere qualcosa riguardo noi stessi a livello personale, forse soprattutto a livello relazionale, oppure abbiamo bisogno di osservare i comportamenti, gli atteggiamenti, quindi si tratta di un inizio dove c'è questa fase di ricerca, di informazione, di comprendere meglio alcune cose, perché è il caso, come si dice la nostra frusta, di entrare in conflitto, magari di avere un confronto, ovviamente le tensioni possono accendersi con questa carta, quindi forse stress, rabbia, qualcosa di accumulato. Comunque questa consiglia o forse ci dice che può arrivare il momento giusto per fare ordine e pulizia, e a rimarcare questa cosa c'è anche la carta della falce. C'è qualcosa che deve essere tagliato, che c'è qualcosa che deve essere chiuso o comunque magari non bisogna più tergiversare in alcune circostanze e prendere delle decisioni in modo abbastanza rapido. In realtà questa potrebbe essere anche una carta positiva che porta soddisfazioni e quindi la possibilità di raccogliere dei risultati, però ovviamente dobbiamo fare attenzione a non lasciarci sovrastare dalle nostre emozioni, soprattutto da quelle più basse, da quelle più complesse e negative, e invece cercare di rimanere ben centrati, di razionalizzare e appunto di tagliare il superfluo, così possiamo ottenere i nostri risultati. Si vede una settimana abbastanza impegnativa, come dicevo, soprattutto dal punto di vista della valutazione, della ricerca, magari vi state preparando a un nuovo percorso, a una nuova fase in tutti i sensi, e allora credo che sia il momento giusto per, come abbiamo già detto, fare ordine e pulizia e tagliare. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria, e quindi abbiamo Gemelli, Bilancia e Acquario. E abbiamo anche un po' quelli di fuoco, e quindi Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Insieme nell'ambito amore vediamo coppia, in questa circostanza potete vedere anche le relazioni più importanti di amicizia e famiglia, e poi single. La rosa ci parla di un buon momento, di unione, di comprensione, di un qualcosa che potrebbe essere terreno fertile per progetti, idee, anche da realizzare, qualcosa proprio nei primi giorni della settimana, soprattutto se avete dei progetti, se volete fare una gita ad esempio, o anche un'uscita particolare, perché un po' di tensione, come abbiamo visto, c'è soprattutto verso il centro della settimana e verso la fine. Forse anche magari degli impedimenti o altre situazioni che entrano in conflitto a livello esterno, allora abbiamo meno possibilità di fare alcune cose, forse che ci siamo prefissati. Magari da questa lettura potete già capire se avete intenzione di fare qualcosa o di organizzarla
e verificarla per bene all'inizio della settimana, perché magari per qualche impedimento o contrattempo potreste magari rimandare, posticipare, però a livello, come si diceva, di unione è abbastanza positiva. Anche qui ci sono delle indicazioni che riguardano emozioni e sentimenti molto forti, quindi di non lasciarsi sovrastare, di verificare qualsiasi cosa, se avete dubbi, perplessità, se ci sono alcune cose che sono impedite, per esempio per impegni vostri o impegni dell'altra persona, può esserci un po' di stanchezza, forse delle cose, altri impegni che riguardano cose personali, il lavoro, eccetera. Quindi, come vi dicevo, si vede una forte componente di irritazione e di tensione che potrebbe essere passeggera, anzi direi che i sentimenti e l'unione non viene intaccata. Questo vale anche amicizia e famiglia, se state pensando a una persona nello specifico, ovvio. Per i single cosa vogliono dirvi? Che magari è una fase un po' particolare dove state cercando di verificare alcune cose, se c'è un interesse, una frequentazione, una conoscenza. Allora avete dubbi, perplessità, ci sono delle cose che sono irrealizzabili. Che cosa vuol dire? O che non si è corrisposti o ci sono delle divergenze, degli ostacoli, forse l'altra persona potrebbe essere impegnata, magari pensateci voi, comunque le carte fanno riferimento a un qualcosa che richiede valutazione e riflessione ed eventualmente o un taglio netto perché alcune cose non stanno funzionando come desiderate, oppure proprio un ricambio di energie perché magari in questo periodo non ci sono grandi soddisfazioni. La passione potrebbe esserci, una possibile avventura, diciamo un incontro, però potrebbe essere, del tutto, o casuale o comunque concludersi in un nulla di fatto. Non mi voglio assolutamente, diciamo, scoraggiare, magari sapendo, come potrebbero andare le cose, potete scegliere e decidere se, procedere in una certa situazione o invece chiudere, appunto, lasciare andare e cercare un qualcosa che magari vi dia più serenità e tranquillità. Per quanto riguarda le questioni più pratiche, abbiamo maggiore soddisfazioni, un qualcosa che procede per il verso giusto, possibili aperture a condivisioni, a progetti, idee che si possono realizzare non al momento perché si vede una fase di progettazione. È come se in questo momento siete un po' più concentrati a sistemare un qualcosa, a qualcosa che deve essere chiuso, lasciato in questo periodo per prepararvi a una nuova fase. Come si vede e ci sono soddisfazioni in questo momento, la cosa più importante è proprio il, vedere che c'è la conversazione e il belvedere che proiettano i nostri desideri, le nostre idee per il futuro. Quindi vuol dire che questo è il momento giusto per fare, chiarimenti nella vostra vita, nei vostri piani, soprattutto se poi state pensando di eventuali collaborazioni o nuovi progetti, da realizzare. Le finanze possono andare abbastanza bene, probabilmente ci sono alcune cose che finalmente si possono chiudere come impegno, come stress o anche come spese, quindi si vede questa fase positiva. Anche per chi è in cerca di lavoro effettivamente si può vedere o incontri o colloqui o comunque delle risposte che in qualche modo possono aprire delle porte o su addirittura un nuovo inizio prossimamente o comunque una fase che è decisamente positiva perché qui come vedete si aprono altre prospettive, quindi poi lo vedremo in seguito insieme. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!